diverti? Aspetta, ecco adesso mi diverto. Ah, io ho visto in diretta, per cui ho salutato. Welcome, welcome, benvenuti, ciao Dragone, Ciao tesorone, come salve a stai? tutti. Ciao a te. Bene, Bene, sei splendida, nonostante in tutto, splendida forma, raggiante, in rossa. corsa, super corsa, mi preparo per il change. Aspetta che condivido. Mhm. Provo anch'io. Qua e qui. Ecco qua. Ciao Eva, Ciao, benvenuta. ciao. Benvenuti a tutti in questa nuova onda. Ricominciamo Kin 1, Nuovo onda del solco. drago russo, con una mega novità perché il dragone non è più in Germania, si è spostato. Adesso è in Tremate, Italia, tutti in Italia, a parte me che resisto tremate, stoicamente in Egitto. tremate, perché il dragone è tornato. È riuscito Esatto, ad tremate, arrivare. tremate le streghe sono tornate, siamo vicino pure ad Halloween. Infatti, che è il mio compleanno. È anche il mio compleanno, tra l'altro. Che è anche il suo compleanno, esattamente. Oltre Quindi grande news, il drago ha avuto il coraggio di lasciare la sua tana e di esatto. fare questo grande cambio e di tornare a trovare la sua Italia. Provvisoriamente però, provvisoriamente. Vediamo, vediamo cosa succede. Lasciamo aperte le porte e Ah sì, vediamo che cosa succede. ci sono Com'è tante andata l'onda scorsa? no vabbè, è andata che sì, ho dovuto stravolgere la mia vita completamente e quindi molto Finalmente il faticante. dragone ha mollato un osso. Molto pesante, Che è molto molto morto. faticosa. Per raggiungere questo sole, questa stella ha dovuto sì, insomma, attraversare molte peripezie, ma ce l'abbiamo fatta. Infatti proprio nel tempesta cristallo sono arrivato no, sono partito con la tempesta e sono approdato in Italia con il sole cosmico, quindi ce l'ho fatta. L'importante è che con i gatti e tutto è stato un trambusto. Non preoccupatevi, è arrivato sano e salvo. E ora ve lo godete in Italia. Sentite la sua energia che aleggia. Attenzione, attenzione, attenzione. Sì dai, no, ma son contento, sono Sapete che conten io adoro prendere in giro il dragone. Sapete che lui sta sempre nella sua cavernetta, quindi io sì, adoro infa prenderlo in giro. no, poi sai con E questa quindi nuova ricominciamo. Dimmi. nuovo giro, infatti, nuovo computo, quindi nuovo principio anche soprattutto per me e forse sicuro per tutti, e vi auguro proprio che nuovi progetti partino da oggi, importanti, grandi. Bene. Ricominciamo dal numero 1, si Esatto. ricomincia il giro. Eccoci qua, condivido. E ricominciamo a e non è un ricominciare, sì, si ricomincia il giro, ma vedete dove siete, no? Come guardo dove sono e mi permetto, no, di rinascere come sono oggi, no? E anche di poter cambiare l'opinione, anche di poter prendere una direzione nuova e cambiare direzione, perché uno non può mai cambiare direzione, perché siamo così rigidi con noi stessi e non ci permettiamo di vedere qualcosa di nuovo, no? Tanto sono cicli, no? Facciamo sempre dei cicli, no? Che si rinnovano nella nostra vita. Ciao Maresa, benvenuta. E questo film numero 1 ci fa proprio, come dire, ci dà come la possibilità, no? Di
portare un ordine che abbiamo dentro e di iniziare veramente da noi, di essere semplicemente chi siamo. È qualcosa di molto forte, perché in questo momento sapete che siamo in mezzo esattamente alle 2 eclissi, quindi siamo in un momento molto potente, in cui lasciamo andare, in cui cose si stanno mostrando, c'è tantissima energia, però ci sono anche tantissime nuove idee che stanno arrivando, no? E il nuovo, perché non mi posso permettere di cambiare, siamo così fermi, vedo, no? A volte, no? Dire, no, non posso fare, abbiamo così paura anche solo di manifestare una nostra parola, avere paura di dire, no? Qualcosa, perché sembra che non ce lo possiamo concedere. Invece è come se noi scrivessimo oggi un nuovo capitolo del nostro libro, del libro della nostra vita, che è semplicemente la nostra vita. Quindi diamoci questo grande permesso, no? Di poterlo fare e di ricevere, no? Di manifestare quello che vogliamo portare. Quindi come se questo nuovo inizio, questa Kin 1, il drago rosso, ci facesse rinascere, no? Rinascere però molto più coscienti di chi siamo, come se avessimo una coscienza diversa ora, se ci sentissimo sia dentro che fuori in un modo diverso, quindi possiamo fare qualcosa di nuovo per noi, qualcosa che sia più in armonia con chi sono oggi, semplicemente come vi dico sempre, essere Cinzia, non ti sentiamo più o sono solo io? Non ti sentiamo più o sono solo io? No, pare che anche gli altri. Non solo io. Oddio, no, scusate. Pare che. No, mi sa che si sia bloccata. Semmai queste persone che sono online magari ci potete dire qualcosa, se è un problema mio. Ah sì, no, si è proprio sconnessa. Già, scusate, i problemi sempre un po' di connessione dal deserto di Shams. Sì, si è bloccata, grazie Maria, all'Asia. E niente, attendiamo un attimo che ripristini la connessione. E quindi insomma siamo pronti per ripartire alla grande. Eccola, vedo, eccoti. Eccomi, no, scusate, ma tanto oggi la mia linea è così e non so, 3 linee oggi è stato un disastro riuscire a lavorare, salti da tutte le parti, aspetta che provo a cambiare sul telefono, che tanto oggi era stamattina che non so che cosa stia succedendo, sarà il drago, no? È il drago che infiamma troppo, troppo fuego. Vediamo un po' se riesco, passo direttamente sul telefono, così qui dovrebbe funzionare. Sono sicura. Sono un po' storto. Ecco, aspetta. Così. Mi vedete? Sì, cioè adesso sei raddoppiato. Aspetta che disattivo l'audio. C'è un intruso.
Siamo in C'è un intruso perché sono sempre io. Adesso chiudo qua. Ok, sono intruso, Ok, devo andare via, spero. Esattamente, eccomi qua. Ola ola, ecco, vediamo se funziona meglio da qua. Che da stamattina che sto saltando da tutte le parti. Bene, allora, dicevo, Kin 1, stai sereno, rilassati. Scusate, il mio tablet ha una vita propria da stamattina, non so, cioè, veramente non ho idea che cosa stia succedendo, va bene. Ha deciso di manifestarsi il mio tablet tramite l'invisibile, si vede che c'è qualcuno che deve comunicare qualche cosa. Vedremo cosa riusciamo a comunicarci. Bene, allora, Kin 1, incominciamo con l'affermazione di oggi del drago magnetico. Quindi facciamo un grande respiro ed è: io unifico per nutrire, attraendo l'essere. Sigillo l'input della nascita con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Sono un portale di attivazione galattica. Entra in me. Un bel respiro. Oggi il Kin 1 è un portale di attivazione galattica, quindi è come se questa nuova onda, questo nuovo inizio, no, del calendario Maya ci facesse entrare tramite una nuova porta per portarci a fare questo viaggio di tutti questi giorni in cui tutte queste onde che si susseguiranno, in cui cercheremo di accompagnarvi con le nostre visioni. Entriamo ora nel vedere che cosa ci vuole dire questa, ecco, comincia già a manifestarsi, questa onda del drago rosso. Scusate, mi da ridere perché sono già gli oracoli che volano da tutte le parti stasera qui. Sapete che non sono mai sola, ma stasera si vede un po' più del solito. Allora, intanto questa onda ci dice: riparti da te, ricomincia da te. Cosa vi ho detto prima, no? Permettiamoci anche di cambiare direzione, no? Di manifestarci in una maniera diversa. E abbiamo veramente il coraggio, ci chiede questa onda, di veramente creare le nostre idee, portare in questo inizio, in questi 13 giorni e poi nel susseguirsi una nuova creazione che fa veramente parte di noi. Quindi diamoci questo permesso, no? Di creare il coraggio, perché qualche volta abbiamo così tanta paura di manifestare e di dire qualcosa, pensando di sbagliare, pensando di non essere accettati, perché se no gli altri non ci accettano. Invece è lì che il drago ci sta accompagnando a vedere qualcosa che è completamente diverso. Non devo più avere paura, devo permettermi di essere chi sono semplicemente. Quando vi dico semplicemente io, questo è molto importante, veramente. Soprattutto in questo momento in cui ci sono le eclissi, che sapete che io amo. Perché ci danno un po', come dire, no, una spinta ad aiutarci a cambiare qualcosa. Non è tanto che dobbiamo cambiare, ma noi siamo pronti, no, per dire delle cose, è solo che abbiamo paura di sbagliare, non abbiamo più paura di sbagliare. Cioè, lasciatevi veramente andare, parlando sempre da quel centro che vi dicono da voi, lasciate uscire tutto questo. Allora, questa onda ci chiede di andare veramente nell'essenza, come se dovessimo andare prima di uscire, di iniziare a camminare in questi 13 giorni,
dentro in fondo alla caverna e andare a prendere veramente quel cristallo di conoscenza, quel cristallo che ci appartiene, che è un pezzo della nostra anima, che è un pezzo di noi e quindi non dimenticarlo, non lasciarlo nascosto, ma di portarlo con noi in questo nuovo viaggio che iniziamo ora a percorrere. Ci chiede di portare armonia, ci chiede di portare balance nella nostra vita, perché semplicemente tra tutte le nostre parti, tutto quello che sappiamo fare, fermiamoci un secondo, un grande respiro, c'è tempo, non c'è fretta. Quindi io mi permetto di rinascere, respiro e riporto armonia, perché posso cambiare, come vi ho detto, posso cambiare qualcosa. Posso veramente permettermi di decidere che non vado più tipo il dragone, che non se ne sa più in Germania, ma che è venuto in Italia, no, cambiato direzione per manifestare se stesso, no? E c'è una chiamata che arriva, una grande chiamata che vi arriva e quindi quella luce che si apre, seguitela e tutto quello che è successo nella vostra vita va veramente perdonato, va veramente guardato con un grandissimo grazie, no, come se l'anno passato, no, arrivando fino a quel sole cosmico di ieri, ci avesse veramente portato così tante cose. E guardate, se fidate dell'universo, l'universo sa, l'universo vi ama e vi aiuta a manifestarvi, vi aiuta a parlare, a dire quello che tenete lì e che avete paura che gli altri, se dite quella cosa, vi lasciano, non vi lascerà nessuno, anzi, vi riconosceranno, perché l'universo è con noi. Quindi lasciate un attimo, seguite quella luce, fermatevi un attimo, fermatevi un secondo e lasciate che le cose si manifestino, prima già di correre, perché avete paura di perdere qualcosa. Smettete di correre, datevi il tempo, tanto il tempo di quel respiro, perché lì cambierete quell'opinione che vi ho detto, quella visione che fino ad oggi avete avuto di voi, ma che vi rendete conto invece che c'è una nuova strada che si è aperta e che le cose non sono come voi le avete sempre viste, ma sono veramente in una maniera completamente diversa. E vi potete permettere di fare quel cambio che vi ho detto e vi renderete conto, vi verrà da sorridere quando lo farete, perché capirete quanto è facile fare quel cambio e quanto veramente tutto era già pronto, perché l'universo aveva già preparato tutto e voi siete pronti e il vostro corpo è pronto. Il vostro corpo, che è il vostro tempio, vi supporterà per fare quello che dovete fare. Quindi fidatevi di quello, che c'è una strada in connessione veramente cielo-terra, dove veramente tutto si unisce. E allora io credo in me. Allora io mi fido di me in quel momento e faccio una grande fatica a dire una cosa, ma poi arriva quel fluido. È come se tutto il flusso della vita che questo drago ci sta regalando in questi 13 giorni possa passare tramite me, sì, e possa iniziare veramente a scorrere nel mondo, mi viene da dirvi, perché quando fate qualcosa per voi, state lavorando per tutti. Ciao Valeria, tanti baci. Quindi fidatevi, la vostra anima vi sta aspettando. E che cosa manca per camminare in questi giorni? Mi credo in me, mi fido di me, sono leale a quello che sto portando e mi collego a quelle emozioni che fino a oggi mi hanno anche fatto paura, però oggi capisco che le posso portare nella mia vita e mi perdono e sto nell'amore, quello che vi dico sempre. La più grande chiave di apertura è amarsi, è fidarsi dell'amore, fidare di quell'amore che l'universo non ci lascerà mai, l'universo ci ama a prescindere
In questo momento queste eclissi non vengono per farci male, se succede qualcosa che si rompe, pensate una cosa, non era per voi. Cosa vi vuole dire quella cosa? C'è qualcosa che va cambiato, c'è qualcosa che devo seguire in un altro modo. Allora mi permetto, tramite quell'amore, di iniziare veramente una ricerca che durerà tutto questo periodo e che entra in me e che mi fa riconoscere veramente chi sono. Allora mi posso muovere in tante direzioni, perché è come se voi apriste veramente tante strade. A quel punto potete scegliere qual è quella in questo momento della vostra vita è veramente la vostra, è più consona con voi, senza dovervi nascondere, no? E quindi tutto questo viaggio, questi 13 giorni, vi mostreranno qualcosa che andrà a venire in tutto questo anno e che piano piano voi lavorerete, piano piano verrà fuori. Più vi fiderete di voi, più vi prenderete e vi accoglierete, vi permetterete di rinascere, più vedrete che si apriranno porte, lucchetti salteranno per mostrarvi quante aperture ci sono per voi, quante possibilità, perché voi credete in voi. E allora tutto magicamente si apre, e tutto magicamente si manifesta, perché tutto è lì pronto per noi. L'unica cosa che manca in questo viaggio, sapete che cos'è? Siete semplicemente voi che non ci credete. Ma è tutto pronto, l'universo ha già preparato il teatro, ha già preparato la strada, ha già preparato le possibilità. Mancate voi, quindi fidatevi di voi. Vediamo quali saranno gli aiuti in questi 13 giorni. Guardate, Set, l'ombra, quello che vi fa gli scherzi, è lui che vi farà gli scherzi, perché? Perché voi dovete fidarvi di quell'ombra, dovete farvela amica, dovete conoscere ogni segreto della vostra ombra, perché la ombra non è contro di noi, nasconde tanti doni, quindi allineate l'ombra alla vostra luce, danzate con la vostra ombra e guardate che cosa voi non vi permettete di vedere, ok? Vediamo con le carte del Sole e della Luna. Fate un po' Venus, l'armonia. Semplicemente devo portare nella mia ombra una grande armonia. Devo collegarmi con il bello della vita, con le cose che mi fanno stare bene e chiedermi sempre: sono comoda? O questa cosa non mi cosa posso fare per stare più comodo in queste cose che sto creando, che sto facendo, che sto portando nella mia vita? Quello è il segreto, perché ricordatevi che il pianeta Venus c'è amico, adora gli abitanti della Terra, al di là di tutto, e quindi permettetevi di camminare con lui, permettetevi di stare in armonia in questi 13 giorni e in tutto il computo di quello che inizia oggi, come se iniziaste un nuovo ciclo, semplicemente datevi il permesso. Ora vi leggo il meraviglioso poema, primo poema del drago. Io sono la forza primordiale, codificata dal drago rosso. Il mio numero è l'1, l'unificazione dell'essere primordiale. Io sono l'antica dei giorni. Io entro nel tuo universo attraverso la prima porta di luce. Io tengo la memoria dell'essere cosmico dentro la sorgente primaria, la culla
è il terreno di gioco dei fabbricatori stellari e dei maestri stellari. L'eternità è il mio copricapo. Io do nascita a tutte le forme e nel nutrire ogni forma io nutro compassione per tutti gli esseri viventi, risvegliando in loro un'essenza sigillata nella genesi che ritorna sempre alle mie origini. Conoscere me è intravedere la matrice primordiale e se mi incontrerete resterà soltanto come un mistero, riflesso a voi, indietro, richiamandovi per sempre. Grazie. Grazie come sempre di seguirci, grazie sempre di ascoltarci e grazie di lasciarmi esprimere liberamente quello che sento, quello che loro vogliono dirvi e ringrazio di essere questo canale per poter manifestare questi messaggi. Spero che vi possano servire e che vi entrino soprattutto nel vostro cuore. Il resto sarà fatto da sé quando ve lo permetterete. Grazie mille. A te Dragone, illuminaci con questa prima onda. Grazie, bellissimo tesoro. Dunque, allora entriamoci un po' nella disamina di questa appunto genesi, no? Proprio l'inizio dell'uscita di fatto da questa caverna, da questo utero, da questa incubazione che ci spinge ora a mostrarci, ad uscire allo scoperto e per il drago, che è la madre fondamentalmente, come posso dire, uscire allo scoperto, quindi chiedere anche e mostrare se stessa ed il bisogno di nutrimento non solo nel donarsi ma anche nel ricevere è molto impegnativo perché il drago trattiene molto appunto tutte le memorie e tutta la genesi appunto diciamo della genesi della come posso dire, della formazione dell'essere umano che poi esce e va verso, come dire, prende nuove direzioni, nuovi obiettivi, quindi rappresenta veramente l'uscita e la nascita da questi posti sotterranei, quindi dall'oscurità, diciamo, dei propri tesori, deve riuscire prima però di fare questo, prima di uscire allo scoperto, deve come dire, illuminare se stesso, quindi deve capire veramente chi è, ed è questa forse la paura più grande, no? Dell'essere primordiale, cioè portare allo scoperto tutti i suoi segreti, capire esattamente cioè, quale essenza e quale essere deve uscire allo scoperto. Quindi prima di nascere una persona comunque, qualsiasi essere deve comprendere dalle profondità di se stesso, deve accettare il cambio drastico di scenari, di panorami, di affrontare quindi situazioni insolite, differenti, perché di fatto alla fine dell'onda c'è il drago rosso incontra il viandante dei cieli, quindi apre questo portale cercando di raccogliere appunto se stesso, unificandosi e mantenendosi fedele al, all'essere che è, e quindi tutto quello che porta dalle passate precedenti memorie, diciamo, che trattiene, che custodisce, e la preziosità di questi tesori che trattiene dentro se stesso, deve come
appunto far ravvivare e, e, rinfuocare se stesso, insomma, trovare quel fuoco interiore che deve poi riconoscere come suo, come presenza assolutamente più nitida possibile, e più, come posso dire, anche di aiuto e di nutrimento poi verso l'esterno, verso le situazioni delle persone e tutto quello che va a creare al di fuori della sua solita caverna e di questa fase, diciamo, di ristagno in cui nel ventre della terra raccoglie, 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 ma poi a un certo momento appunto queste ali dovranno essere pronte per raggiungere questo, questo grandissimo possibilità e apertura, canale di uscita per portare appunto la propria profezia, il proprio messaggio e la propria, esattamente anche persona, il proprio carisma, tutto quello che fino adesso ha inconsciamente trattenuto e nel ricordo, nelle memorie, il dragone fa questo. È come una sorta di disanima e riconoscimento quindi di tutto quello che anche lui stesso e l'essere che noi portiamo, che non è altro che l'anima, raccoglie in molteplici appunto viaggi ed esperienze. Questo quindi è piuttosto faticoso perché appunto bisogna veramente accettarsi in toto e amarsi soprattutto per poter essere poi e raggiungere persone che hanno bisogno, diciamo, di ritrovare un loro centro e quindi portare queste verità che vanno assolutamente al di là di tutto quello che sembrava ehm, a loro scusate un attimo. Ho perso il dragone, ma tornerà, fidatevi, non è fuggito. Vediamo dove è andato. Sapete, il drago mette un attimo di pausa nella caverna, vediamo cosa succede. Bene Maresia, sono molto contenta che tu stia sperimentando finalmente. Eccomi, scusate, è che c'era un attimo un'emergenza qua intorno e non volevo, sì, insomma, interrompere così e quindi ho spento un attimo perché sì, i gatti stavano facendo una cosa strana. Ci hai abbandonato come il drago in suspense, come mi piace a te da Esatto, Porto Grande. Da 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 esatto, che non da. sono a casa mia e Sapete che al quindi dragone piace molto la suspense, queste cose un poco d'arca, quindi ci ha lasciato un attimo così senza fiato, no? esatto. Respiriamo e andiamo avanti, ti ascoltiamo. Era meglio staccare così perché se no mi stavo perdendo e allora dovevo per forza intervenire, ho dovuto staccare. Scusate, non sono a casa mia, quindi abbiate pazienza. Ecco, e dovevo, vedi come il drago deve fare, a volte deve per forza curarsi di queste creature che io ho. Vabbè, comunque, stavo dicendo, il drago appunto farà questo, uscirà allo scoperto, prima di questo dovrà affrontare se stesso, quindi a volte anche la paura di ammettere e di farsi vedere, cioè di accettare se stesso in toto e poi così
allo scoperto riuscirà ad essere di aiuto per gli altri, e non solo, ma anche appunto fare scoprire segreti, misteri e assolutamente tutto ciò che c'è di nascosto, che riesce a svelare non solo di se stesso, ma anche negli altri. Infatti nel poema galattico, come avete sentito, dice proprio questo, dice: voi mi incontrerete, ma sarà sempre sotto forma di un comunque mistero. Quindi il drago serve proprio per scoperchiare, diciamo, tutti i veli e tutte le i filtri, diciamo, che le persone portano, perché deve raggiungere questa essenza e ha il potere proprio di farlo anche proprio sugli altri. Quindi questa è una grandissima sfida per gli altri, anche perché molte volte porta appunto queste ombre, questi chiamiamoli draghi, che noi teniamo molto chiusi dentro noi stessi e non accettiamo. Questo avviene anche con gli altri, ma il nutrimento è sempre chiaramente a due facce della medaglia, per cui è come dire, se tu vuoi guarire devi capire chi sei. Capendo chi sei, allora tu puoi affrontare i tuoi demoni e puoi guarirli, diciamo, farteli amici, ecco. Dunque, per fare questo, lui incontra il suo analogo, che è proprio lo specchio, non a caso, quindi attraverso la limpidezza, l'ordine e la pulizia che servono per meditare su se stessi e su quello che riflettiamo in esterno. Facendo questo riesce a trovare come un ordine, un'armonia, ecco, congrua con quello che poi va in esterno a proiettare, e che gli altri aiutano a vedere poi di noi stessi, ecco. Quindi questo è il suo analogo, lo specchio, e quindi va assolutamente affrontato in maniera molto silenziosa, molto paziente, e, e di accettazione fondamentalmente di se stessi totale, perché negli altri noi non facciamo che vedere delle sfaccettature e delle parti di noi che noi il più delle volte non accettiamo, e quindi creiamo quella sfida, no? Quel confronto che di fatto è solamente poi di ritorno effetto boomerang a noi stessi, guidato ovviamente da se stesso, dal drago, e sfidato dalla scimmia blu. La scimmia blu che insegna al drago a fluire nel cambio, a fluire e, come dire, ad accettare che tutto quello che ci viene mostrato e tutto quello che viviamo non è altro che un grandissimo gioco, una grandissima magia, una grandissima illusione che noi costruiamo giorno per giorno, e, e con cui dobbiamo giocare fondamentalmente, non senza appesantirci, senza creare, come dicevo prima, sfide inutili nei confronti, e né conflitti, ecco, fondamentalmente con noi stessi principalmente, perché poi il drago cosa fa? Ovviamente più che altro dà la colpa a se stesso, ecco. Poi dopo ovviamente quando non può farlo lo fa con gli altri, però con la scimmia invece tu capisci che tutto questo, quando tu capisci che tutto questo è un gioco, e tutto questo non è altro che un gioco che è molto serio in realtà, però ti fa capire che tu puoi cambiare le cose attraverso la magia, attraverso lo stare a quel gioco che ti viene proposto, anche se è molto fastidioso, però solo così tu riesci a comprendere che in realtà dietro questa serietà di questo gioco a volte pesante si nasconde proprio il trick, la chiave magica di, ecco, Shams è sparita,
Ah, ora tornerà, eccola tornata. E quella chiave appunto che non è altro che la magia di poter assolutamente essere padroni di noi stessi, tornando quando e come vogliamo nella nostra caverna, diciamo, simbolica, senza dover, come dire, eh, creare mille dinamiche ehm, di scenari, di colpe o di drammi che normalmente il drago si crea intorno per difesa, cioè per la paura fondamentalmente di quello che può portare, di quello che è e di tutti i messaggi che poi dovrà alla fine dell'onda portare finalmente allo scoperto, il disvelamento di tutti questi misteri. Quindi la scimmia lo aiuta questo drago ad aprire quella porta per uscire da quella caverna in leggerezza, fondamentalmente nel gioco. E poi ovviamente abbiamo il sole cosmico, che è quello di ieri, della fine, quindi del raggiungimento al nucleo fondamentale, quindi il nucleo che non è altro che il fuoco, la batteria di questa essenza che trattiene appunto il fuoco universale, quindi la saggezza che la nostra anima si porta dietro da infinite esistenze e che trattiene gelosamente il drago lì sotto in questo sole occulto cosmico. Però in realtà c'è, cioè lui non sa di averla, ma una volta che la scopre appunto trova la forza e le motivazioni che lo portano ad amarsi e a comprendere che può essere, può dare vita, può ridonare una nuova nascita, ehm, può assicurare il nutrimento e può assolutamente essere semplicemente quello che è e quello che eh, nascondeva poi fino a questo momento. E quindi dopo nascendo appunto incontra il numero 2, questi glifi ora sono nella loro purezza più totale perché siamo nella prima colonna delle 13, quindi dello Tzolk'in, quindi incontriamo proprio nell'essenza pura tutti i glifi da qui al numero 20 che si presentano per la prima volta nella genesi appunto del drago e quindi è per fare questo, per raggiungere questa apertura, questa possibilità che lo porterà poi ad alleggerirsi, a raggiungere nuove direzioni e nuove realtà in sicurezza e mantenendosi saldo alla propria presenza, deve affrontare comunque il cambio, quindi questo vento bianco che porta assolutamente al risveglio di questa vibrazione, di questa frequenza che in noi vibra attraverso di noi, ma che è talmente invisibile e anche silenziosa, ehm, ehm, dovrà essere appunto ascoltata per poter accettare questa delicatezza, diciamo anche del femminile sacro che in noi giace e quindi non vuole tante volte mostrarsi o non vogliamo noi mostrarsi mostrare ehm, per paura di essere feriti, per paura di essere chi siamo fondamentalmente. Quindi questa sfida, questa grandissima instabilità che ci crea questo vento bianco ci serve per capire e entrare in comunicazione molto profonda, molto silenziosa con la fonte primaria e questa grandissima e avvolgente, diciamo, ehm, calore, diciamo, femminile che in noi giace e vuole uscire, deve uscire allo scoperto per essere in toto chi siamo, in equilibrio appunto ehm, dentro di noi. Poi abbiamo la notte blu elettrica e qui c'è proprio il risveglio del sogno, quindi capire che cambiando, ehm, cambiando proprio la nostra
percezione anche di quello che fino adesso noi abbiamo compreso riguardo al tempo sia assolutamente tutta una farsa, e che quel tempo del sogno che giace dentro di noi e che ancora non ci ricordiamo, come quando noi, non so, tipo pensiamo di non ricordare i nostri sogni, ma in realtà ogni essere umano sogna, e quindi ogni essere umano ha in realtà i propri mezzi e lo strumento per ritornare al nostro tempo del sogno. Quindi qui c'è il risveglio e il ritorno a questa grande abbondanza che ci porta ad intuire più, ad essere più vigili, più svegli, vigili al nostro sogno, quindi portare quell'abbondanza, riportarci noi a quel ricordo di questo tempo, che in realtà è una dimensione parallela, ma vive sempre, e ogni giorno, ogni notte che andiamo a letto noi viviamo, quindi il dream time è assolutamente reale e qui viene assolutamente portato fuori. Poi abbiamo il seme giallo autoesistente, e capiamo qui di essere assolutamente di essere come una sorta di programma che è già, cioè è lì dormiente, ma possiamo assolutamente, annaffiandolo, questo seme, trovare la consapevolezza di quanto vale, di quanto possiamo realizzare e portare a maturare. Ecco, quindi nel tono 4 abbiamo proprio, ci diamo la possibilità di creare un nuovo progetto che poi fiorirà, e, e dobbiamo assolutamente crederci, quindi innaffiandolo noi gli creiamo sempre di più una forma e un veicolo, una sorta di veicolo per uscire allo scoperto e creare i suoi frutti. Nel serpente 5 anche qui abbiamo una forza molto prepotente che ci porta a seguire sempre più profondamente il nostro istinto, quello che chiama il nostro corpo, e quello che siamo in grado di sostenere, quindi quanto riusciamo è una sorta di test che facciamo su noi stessi per capire quanto controllo abbiamo su noi stessi, sul nostro istinto, e, e quindi nella forza anche propulsiva, soprattutto anche sessuale, vitale proprio, che chiede assolutamente di uscire allo scoperto e di automanifestarsi in tutto quello che sono i bisogni, senza nessun tipo di tabù. Allo scoperto nel tono 5 è importantissimo, perché rincontriamo il colore rosso, quindi la torre intonante, e quindi qui sappiamo che possiamo procreare con quella forza, sappiamo che se seguiamo il nostro istinto e le nostre pulsioni possiamo addirittura fare, come dire, creare nuove vite e nuove emozioni, nuove sensazioni, nuove esperienze che testiamo sul nostro corpo. Dopo abbiamo la lacciatura dei mondi numero 6, e qua prima un po' Shams ne ha parlato, ha parlato appunto di superare questa grande paura, perché ovviamente solamente riportando bilanciamento e armonia con ciò che noi interpretiamo come morte, come fine, ci potrà dare quella spinta e quella chiave per aprire nuove porte. Quindi, chiudendoci alle spalle quello che è stato, riportiamo in pace noi stessi e con quello che è stato, guardando semplicemente avanti e dandoci una nuova possibilità, una nuova opportunità per proseguire il viaggio. Nel tono 7 siamo nel cuore, il cuore quindi dell'onda del drago, che non è altro che creare questo canale
che ci porta a conoscere ciò che più ci ispira, ciò che più ci stimola, e che quindi ci guarisce, perché credendoci appunto realizzeremo quanto noi siamo in grado di metterci alla prova e assolutamente ehm, di trovare nuove, diciamo, nuovi terreni, nuova chimica e nuovi, sì, nuovi terreni su cui poter lasciare la nostra impronta e assolutamente andando avanti sempre nella ricerca della mano per appunto un'autoguarigione che in questo caso porta proprio sostentamento al nostro progetto e a chi siamo per autorealizzarci. Poi abbiamo nel tono 8 la stella gialla e qui abbiamo capito come nella onda passata sia quanto sia importante la bellezza, l'arte e, ehm, e, e quanto appunto sia non solo importante, come dire, assorbirla, ma anche sapere di essere partecipi alla bellezza, quindi quanto noi possiamo cambiare intorno a noi e dentro di noi affinché questo modello, diciamo, questa struttura che siamo possa assomigliare il più possibile e quindi essere più integra con la missione della nostra anima, quindi riportando tutto assolutamente in allineamento fra il messaggio e quello che noi vogliamo mostrare e creare, quindi nella fattispecie, quindi attraverso la bellezza, l'eleganza e l'arte. Quindi questo è già tutto assimilato e dobbiamo semplicemente mostrarci qui fieramente per quello che siamo, nella bellezza di chi siamo. Poi abbiamo la luna 9 che porta appunto porta a fluire il nostro sentire a volte troppo appesantito, che è quello diciamo della natura del drago, quindi portandolo in luce nel tono solare riusciamo a far sì che le densità vadano, come dire, vaporizzandosi e allo scoperto attraverso l'illuminazione, quindi attraverso il coraggio anche di guardarle in faccia e l'intenzione di rientrare, ritornare a un flusso più armonico, naturale appunto, noi in questo modo cavalchiamo e riusciamo a camminarle queste acque per tornare a quella luce, quel sole, quel calore che siamo in grado di autodonarci. Poi abbiamo il cane numero 10, infatti qui siamo assolutamente pronti nel manifestare, nel produrre tutto l'amore e il sostentamento e la fedeltà che ci si aspetta e che in limpidezza riesce a come dire, manifestare in toto senza nessun tipo di ritorno, senza nessun tipo di conflitto o di tornaconto, insomma, eh, qua il drago è assolutamente, diciamo, leale a se stesso e quindi non vende più nessun tipo di cura o di nutrimento se non quello che fondamentalmente ed essenzialmente può dare, senza fingere e senza assolutamente ehm, fare finta di o indossando maschere e poi mentendo agli altri. Ecco, qui il cane è assolutamente puro cuore, una manifestazione totale planetario numero 10. Poi abbiamo la scimmia 11 e la grandissima scimmia numero 11, quella che fra poco diventerò, che è proprio il maestro delle illusioni, è il maestro del gioco, il maestro di poter giostrare e
come dire, bypassare qualsiasi tipo di manipolazione esterna e quindi liberare semplicemente ciò che deve assolutamente uscire allo scoperto e senza se, senza ma, la scimmia spettrale ci crea veramente quel, quello squilibrio e quella scomodità assolutamente utile, quel crack proprio che ti spezza in due e ti dice ok, adesso se tu non lo capisci attraverso le tue esperienze, io ti creo delle trame ancora più dure, più difficili e più complicate, perché così tu finalmente capisci quanto sei in grado di cambiare tu da solo tutto questo gioco e queste trame che sono assolutamente non parlano di te o su cui tu non trovi questi terreni su cui tu non ti trovi comodo, ecco. Quindi può essere un po' frustrante e anche abbastanza brutale, però è assolutamente utile per ritornare alla, alla matrice di quello che siamo e quindi svelare poi diverse modalità che si aprono automaticamente e poterci appunto come dire, passare attraverso per, um, sì, per andare oltre, ecco, e non rimanere nel ristagno appunto del drago che è la sua sfida. Quindi dopo questo cambio che la scimmia ci dona come regalo e come insegnamento per come dire, giostrare la propria magia e creare o disvelare queste realtà illusorie, incontriamo infatti l'umano cristallo che ci fa capire che ognuno è libero assolutamente di influenzare se stesso e poi in automatico mostrarsi e mostrare quello che ha, diciamo, il percorso che ha raggiunto e la saggezza che ha assorbito nella propria esperienza e liberare assolutamente in maniera molto, eh, molto naturale e nella condivisione proprio molto naturale, molto limpida, molto leggera, tornare appunto alla sacralità di se stesso e, e, e quindi credere sempre di più nella propria libertà e di quanto noi veramente possiamo essere e diventare per cambiare, per tornare poi in realtà poi a noi stessi, a quello che siamo. Finale appunto il viandante dei cieli rosso che è appunto il trampolino, no? È la rampa di lancio verso questi nuovi panorami, questi nuovi paradigmi che ora siamo pronti a raggiungere, decollando, aprendo queste ali e portando, diciamo, trascendendo il peso, il carico, tutto il mistero, tutto quello che finora è stato trattenuto viene assolutamente lanciato a, a, eh, a una velocità stratosferica verso l'esterno, verso nuovi spazi, verso direzioni mai sperimentate finora e quindi in totale vigilanza siamo pronti, saremo pronti a, a mantenere noi stessi, la fedeltà verso noi stessi, avendo scoperto, come dicevo all'inizio, chi siamo e, e questa essenza sappiamo che può essere espansa, può diventare molto di più, può diventare di più, può ascendere attraverso una grandissima, ovviamente, iniziazione, perché il viandante è anche l'iniziatore, cioè colui che quindi inizia se stesso per poi diventare maestro, portando la propria profezia in esterno verso agli altri.
e quindi in questa maniera riscoprirsi e riconoscere se stesso poi in nuovi spazi lo porta a riconoscere, cioè diciamo a scoprire nuove parti di se stesso che stando fermo lì, chiuso in quella caverna, non potrebbe mai, eh, se no altrimenti poter andare a rincontrare. Ecco. Perfetto. Io purtroppo termino qui perché essendo in questa fase mia un po' di, come dire, limbo, in questo momento mi devo un po' assestare. Sono atterrato solamente ieri in questo nuovo spazio, come stavo un po' descrivendo, e quindi non c'ho con me tutti i miei scritti, i miei libri, quindi non posso leggervi la mia versione come sempre avevamo, diciamo, di abitudine, tradizione, e quindi vi basterà quella stupenda che vi ha letto Cinzia, quindi Shams, quindi semmai sì, no, la prossima volta no. Grazie Dragone per le tue spiegazioni, grazie a tutti di seguirci e vi auguriamo un buon inizio, vi auguriamo di non avere paura di manifestarvi, di cambiare le vostre idee, di cambiare il modo di vedervi e di amarvi tanto. Iniziate ad amarvi tanto, questa è la regola principale che dobbiamo seguire in questo momento. Quindi buon arrivo in Italia, intanto Dragone, e buon percorso. Sì, esatto, sono newborn proprio, Quindi 6 anni, 6 a 4. Ci seguiremo nelle tue evolution, ok? Esatto, sì, ma ci saranno sorprese che scaturirò col tempo, e se va tutto come dovrebbe. Assolutamente, è un momento in cui l'universo ci vuole sorprendere, assolutamente. Quindi Sì. vi voglio bene, tanti Sì, baci, un bacione a te. in questa onda ovviamente io mi trasformerò e quindi invecchierò anche, quindi auguri a me se non me li fate. E adesso vuoi già gli auguri in anticipo, aspetta, Questa manca è ancora. la mia onda, Agente 11.11 di Arguelles, che era lui. Abbi pazienza, quante cose che vuoi. Ogni cosa a suo tempo. Sei un dragone lento, adesso cosa fai? Vuoi che tutti facciano gli auguri? Beh, Quando sarà il tuo giorno, una volta si diventa Votan, la frequenza di Votan, quindi quest'anno sarà... vabbè, ma bisogna vedere tante varianti, le vedremo solo vivendo, come dicevano, no? Quindi un esatto. bacione a tutti e ci sentiamo prossimamente per la prossima onda. Buona Un bacio surfata, e buona serata e buon percorso a tutti. mi Ciao raccomando, Dragone. buon inizio a Ciao, tutti. ciao a tutti. Ciao. Vi abbraccio, Ciao. ciao, grazie.